Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo poncho, super lungo, è un poncho a tutti gli effetti e la cosa più bella, sapete qual è? Che tutte le taglie possono eseguire lo stesso procedimento, lo stesso schema per realizzarlo. Ho utilizzato 14 gomitoli da 50 grammi di ciniglia in 3 colorazioni, in totale 700 grammi circa. Uncinetto di lavorazione 5,5. Questo capo lo possiamo indossare così come lo vedete, ma anche in questo modo, come fosse una mantellina o proprio uno scialle. In tantissimi mi avete chiesto il tutorial di questo progetto, finalmente oggi ve l'ho portato, io spero ne siate felici, come sempre vi aspetto giù nei commenti. Credo di non aver dimenticato nulla, casomai se avete qualche domanda, qualche dubbio scrivetemi pure, sarò lieta di rispondervi. A questo punto direi di passare direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Intanto faccio un cappio e avvio 60 catenelle che una volta chiuse a cerchio dovranno passare attraverso la nostra testa indipendentemente dalla taglia. Nel frattempo che lavoro le catenelle vado a segnare la 30ª. Segno la 30ª, 31, 32, 33, 34, 59, 60ª catenella. Metto tutte le catenelle sul dritto, mi raccomando, e andiamo a chiudere nella prima catenella con un punto bassissimo. Faccio 3 catenelle che mi sostituiscono il primo punto alto, non faccio 2 punti bassi perché sto lavorando il vellutino, poi aggiungo una catenella di separazione e un punto alto nella catenella successiva. Non farò altro che lavorare un punto alto in ciascuna catenella sottostante finché non arrivo al marker. Sono al marcapunti, quindi nella 30ª catenella vado a fare un punto alto, poi faccio una catenella di separazione e nella catenella successiva, quindi la 31ª, vado a fare il punto alto e procedo sempre a punto alto finché non lavoro tutte le catenelle che mi rimangono. Sessantesimo punto alto e abbiamo concluso così il nostro primo giro. Andiamo a chiudere il giro nella terza catenella con punto bassissimo. Ci spostiamo nella catenella di separazione sempre con un punto bassissimo e da qui iniziamo il secondo giro. Sostituisco sempre il primo punto alto con le 3 catenelle, poi aggiungo l'aumento, quindi un punto alto per un totale di 2, una catenella di separazione e altri 2 punti alti. Questo aumento poi lo ripeteremo anche dall'altra parte. Intanto andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante. Qui abbiamo il primo che è un po' nascosto dall'aumento, non lo dimentichiamo, e intanto procedo semplicemente così. Il progetto è molto semplice e veloce, tanto fa tutto il filato. Questo schema va benissimo per tutte le taglie, lo ripeto, poi saremo noi a decidere la lunghezza da dare al nostro capo. Bene, ultimo punto alto, sono arrivata alla prima catenella di separazione. Qui ripetiamo l'aumento, 2 punti alti, tutti nello stesso spazio, nella stessa catenella, una catenella più
2 punti alti. Potrei fare anche 2 catenelle di separazione. Qui ho sempre il primo punto che si nasconde un po', quindi attenzione. Sono al termine del secondo giro, vado a lavorare l'ultimo punto alto e poi vado a chiudere con un punto bassissimo nella terza catenella. Mi sposto nel primo punto alto con un punto bassissimo, mi sposto nuovamente nella catenella di separazione e iniziamo il terzo giro sempre con le 3 catenelle. Sempre nello stesso spazio aggiungiamo un punto alto per un totale di 2 con le 3 catenelle fatte, una catenella di separazione più 2 punti alti. In sostanza andiamo a ripetere tutto il lavoro che abbiamo fatto durante il secondo giro. Continuiamo un punto alto nel primo, nel secondo e così via finché non arriviamo nell'altro angolo. Ultimo punto alto, siamo nuovamente alla catenella di separazione e qui ripetiamo l'aumento. 2 punti alti, una catenella di separazione più 2 punti alti sempre nello stesso spazio. Ora continuiamo e lavoriamo l'altro lato. Questo poi sarà il lavoro, ma a fine giro ve lo faccio vedere meglio. Quindi primo punto che si nasconde qui tra l'aumento, continuo lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante fino alla fine del giro. Bene, ultimo punto alto. Andiamo a chiudere il terzo giro nella terza catenella, esattamente questa, con punto bassissimo. Poi per il quarto giro basterà spostarsi nel punto alto con un punto bassissimo, nella catenella di separazione e da qui si riparte con 1, 2, 3 catenelle, un punto alto per un totale di 2 punti alti, una catenella di separazione e altri 2 punti nello stesso spazio. E di nuovo ripetiamo sempre lo stesso giro, un punto alto in ciascun punto sottostante, finché non arriviamo all'altro angolo, esattamente questo, dove andremo a ripetere 2 punti, una catenella, 2 punti e si conclude il giro. Man mano che andiamo avanti con i giri aumentiamo sempre di 4 punti perché facciamo sempre l'aumento sia in un angolo che nell'altro angolo. Vedrete come il vostro lavoro crescerà in fretta. Fino a quanti giri lavorare, come vi dicevo prima, va a gusto personale, dipende quanto volete lungo il vostro poncho. Bene amiche ed amici, rieccoci qui, ho completato il mio poncho, che dire, è davvero spettacolare. Come notate ho utilizzato alla fine 3 colorazioni perché il blu era finito e quindi in qualche modo volevo allungare ancora il mio poncho perché lo volevo davvero bello lungo, perfetto, insomma un poncho a tutti gli effetti. E vi devo dire che questo cambio di tonalità non mi dispiace affatto. In totale ho fatto 35 giri a punto alto, ho cambiato il colore ogni qualvolta il gomitolo da 50 grammi terminava. Infatti ho utilizzato 14 gomitoli da 50 grammi. Adesso qui io ho terminato il giro, quindi vado a fare l'ultimo punto alto e mi aiuto con un ago. Vado a fare un'asola, quindi non mi inserisco nella terza catenella ma nel primo punto alto, al centro dell'ultimo. Vado a bloccare per bene il mio filo in eccesso, proprio qui tra i punti, magari faccio anche un bel nodo così sigillo per bene il mio lavoro e tutto l'eccesso lo porto tra i punti. Ok, mentre qui sulla zona del collo cosa ho fatto? Mi era avanzato fortunatamente un po' di blu e sono andata a lavorare semplicemente un punto basso in ciascuna catenella, giusto per andare a rifinire questa zona. Non mi piaceva l'idea di lasciarla con le sole catenelle, quindi facendo in questo modo un punto in ciascun punto anche nella catenella. Ovviamente ho iniziato questo giro con una catenella che adesso grazie al lago e al velluto stesso diverrà un punto basso, quindi mi inserisco al centro dell'ultimo, nascondo per bene e voilà,
E così ho terminato anche il mio bellissimo poncho, tutto realizzato in ciniglia, in velluto, insomma. E abbiamo spalla braccio 52 cm addirittura, bello lungo, mentre da questa parte ovviamente non vedete, siamo a 76 cm, mentre da qui 86 cm. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, ve lo faccio vedere ancora meglio. Potete utilizzare qualsiasi tipologia di filato, io ho utilizzato della ciniglia per fare un qualcosa di diverso, ecco. Poi è un filato che va molto in questo periodo, quindi dai, ci sta. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate, mi raccomando, se avete qualche dubbio, qualche perplessità, scrivetela pure, ma comunque in linea generale lo schema da seguire è quello per qualsiasi taglia, dalla più piccola alla più grande. Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, infatti mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial e seguimi anche sui social. A questo punto alla prossima, un bacino a tutti!